Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vorrei provare a mostrarvi l'utilizzo di un plugin per i rampicanti. Il plugin si chiama SketchUp Ivy, è un plugin che si trova nello store di Sketchucation, come abbiamo già visto in altri video precedenti. L'estensione per arrivare allo store si trova direttamente sul loro sito e da questa estensione riusciamo a cercare e a scaricare le estensioni presenti su quel portale. In questo caso SketchUp Ivy, scriviamo Ivy, eccola qua, io l'ho già installata. Comunque per installarla basta premere sul pulsante rosso, premere su sì e verrà installata. Dopodiché una volta installata la possiamo andare a mettere sopra la barra per avere un collegamento rapido. Basta fare personalizza la barra degli strumenti, trovarlo nei tutti i vari strumenti che noi abbiamo e trascinarlo qua su. Io l'avevo già, quindi non cambia nulla. Ok, andiamo a disegnare una piccola struttura dove possiamo, senza misure, così senza niente, solo per fare alcune prove, dove possiamo cominciare a mettere i rampicanti. Premiamo sull'icona e ci apparirà questa finestra di dialogo. Questi parametri qui conviene un po' lasciarli di default perché sono quelli che danno l'imprevedibilità della crescita. Cose che possiamo un po' cambiare potrebbero essere questi. Questo è la lunghezza individuale di ogni ramo. Poi float length è praticamente la lunghezza dei rami flottanti, cioè il finale, quello è quanto possono rimanere staccati dalla parete o dall'oggetto. Radius è il raggio del ramo, sempre in pollici. Dettaglio è il dettaglio del profilo del ramo. 4 alla fine è un quadrato, vuol dire che ha 4 lati. Ovviamente più alziamo questo valore, più sarà pesante il nostro rampicante. Probabilità è la probabilità di creare nuove ramificazioni. Il programma consiglia un valore tra i 0,95 e gli 1. Pattern è un valore che va da 0 a 1, più è vicino a 1, più la probabilità di ramificazione è vicina alla fine del ramo. Più vicina a 0 al contrario, è più probabile che le ramificazioni partano dall'inizio del ramo. Poi si passa alle foglie. La grandezza, sempre in pollici, è quanto è grande la texture della foglia, e probability, sempre di left, è quanta probabilità abbiamo di trovare la foglia nel ramo. Vediamo dopo comunque quando andremo a provare. Left type, scegliamo il tipo di foglia, ne possiamo scegliere anche più di una in contemporanea, per ora facciamola con una sola. E poi ci sono dei piccoli tutorial sull'uso. È un piccolo tutorial in inglese, ma tanto lo vedremo qui come farlo. E case è un piccolo recap dei tasti. Ok, partiamo. Clic sinistro, parte primo ramo. Continuando a cliccare, continua a crescere e in base ai parametri che abbiamo dato crea gli altri rami. Continuando a cliccare con il sinistro, lui fa crescere sempre di più il nostro rampicante.
Diciamo che così ci possa andare bene. Ok, dopo aver deciso l'andamento del rampicante, cliccando sinistro più alt cominciamo a posizionare le foglie, anche queste in base alla probabilità di foglie che avevamo deciso qui, 0,7. Sinistro con alt aggiunge altre foglie, clic sinistro con alt aggiunge altre foglie. Ok, diciamo che così possa andare bene. Per concludere il tutto, shift più clic sinistro e lui crea il rampicante. E questo è un piccolo rampicante in base a questi parametri qui. Come possiamo vedere, il ramo del rampicante è dato da questo valore qua, radius, il raggio del ramo, il dettaglio 4, infatti vediamo è una circonferenza di 4 lati e alla fine è un quadrato, e il resto sono per la crescita. Facciamo anche un esempio con un raggio un pochino più piccolo, così non è che mi piaccia molto, da 0,6 e un dettaglio leggermente più alto, da 8 per lato. Quindi clic, 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 alt clic per aggiungere le foglie, alt clic, shift clic per confermare. Ecco qua. A questo punto il ramo è leggermente più piccolo, un dettaglio maggiore, il resto è tutto uguale. C'è un altro comando che è molto utile per creare rampicanti, perché così abbiamo un controllo sui parametri, ma non molto sulla direzione. Quando noi andiamo a costruire, se noi teniamo premuto Command, per chi è su Windows è Alt, se io primo clic per dare la direzione, se io mi sposto da una parte, premo Command clic, Command clic, Command clic, il rampicante seguirà il mio mouse. Questo è un po' il trucco per farla leggermente più realistica, perché prima andava in alto e a volte non riempiva le parti che ci interessavano. Facciamo anche una piccola variazione di foglie. Alt clic aggiungiamo le foglie, shift clic confermiamo. Ecco qua. La variazione non è venuta qui perché l'ho data dopo aver fatto il rampicante. Ok, riproviamola. Cancelliamo questo. Left, variazione. Andiamo ad aumentare la probabilità di fogliame. Per aumentare la probabilità bisogna scendere con il parametro 0,2. Partiamo da qui e andiamo a seguire il nostro travetto, vediamo un po' che viene fuori. Aggiungiamo le foglie e confermiamo. A questo punto il nostro rampicante ha la variazione di fogliame, non è molto bella così verde e rosse, ma era solo per farvi capire, e ha seguito il travetto. Diciamo qui ci sono un po' troppi rami flottanti, diciamo. Per accorciare questi rami flottanti basta cambiare questo valore qui, float length, e accorciarlo un po'. Facciamo alcune prove. Questo la cancelliamo e rifacciamo altre prove. Con Command seguiamo sempre. In questo caso non riesce a seguirmi perché la lunghezza dei rami flottanti è un pochino troppo bassa e quindi non riesce ad arrivare al punto che ho scelto. Comunque vediamo un po' cosa viene. Alt e Shift.
Andiamo a 100 di float length. Che magari segue il muro, foglie, foglie, shift click. E questo è un altro esempio. Occorre abbastanza sperimentare tra i parametri per trovare quella che più ci torna comoda. Questo è un esempio dove ho usato dell'erba rampicante. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivete nei commenti per ulteriori dettagli, lasciate un mi piace, condividete se volete e a presto. Ciao!